Ciao amici e benvenuti sul canale. Questo è un video improvvisato, ma frutto di una riflessione attenta che dura da un po' di tempo, da qualche giorno se non di più. Scusate l'aspetto, ma sono le 8:30 del mattino della domenica 15 febbraio. Sono qua da sola semplicemente perché Corrado sarebbe stato un po' più brusco nel fare questa, chiamiamola, riflessione, e non ha voluto partecipare. La farò io, spero di essere abbastanza diretta e precisa. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Allora, tutto nasce dall'ultimo video che è uscito sul canale e da una sorta di putiferio che si è scatenato all'interno dei commenti, in particolare relativamente ad un momento, ad una fase di quel video, cioè la telecamera fissa sul K2 nella stanza della sagoma dove appunto è stato trovato il cadavere di quel povero ragazzo. Allora, lo preciso per l'ultima volta: in quel frangente non è successo nulla. Il rumore che sentite sotto, quella sorta di scricchiolii che si sentono sotto, è la musica che abbiamo messo, ma che abbiamo messo non per confondervi, ma perché non abbiamo rilevato nulla. Se ci fosse stato veramente qualcosa, ma cavoli, eravamo i primi a dirvi: ragazzi, abbiamo notato questo. Quella è semplice musica di sottofondo. Forse non è stata una scelta felice aver messo degli scricchioli, ammettiamo questo, ma è musica di sottofondo che abbiamo detto in più di un'occasione. L'unica anomalia avvertita in quella stanza durante il periodo della telecamera fissa è quella discrepanza del microfono che vi abbiamo messo in analisi. Ora, un altro argomento, l'analisi. Se non guardate le analisi, ovvio che certe cose vi possono sfuggire anche a noi. Siamo umani e vi ringraziamo per ogni volta che ci fate presente determinate cose, che noi andiamo a vedere e andiamo a riascoltare. Ma se non c'è nulla, non c'è nulla, ragazzi. Noi non siamo di quei team che vi propinano EVP, rumori e quant'altro giusto per. No, noi non facciamo questo e ribadisco, andate a vedere le analisi, perché se lo scopo della ricerca paranormale, anche se noi non ci siamo mai elevati a dire che siamo ricercatori, perché siamo semplici curiosi, ma lo scopo di un minimo di ricerca paranormale è quello di andare a analizzare i dati. Se noi facciamo solo il video ma non lo andiamo ad analizzare, se non vi proponiamo un momento in cui riflettere insieme a voi su quello che è successo, non ha senso. Allora vi guardate un bellissimo film e i film ve li andate a vedere altrove, ok? Ve li andate a vedere altrove. In quella stanza non è successo nulla se non il semplice, che poi non è semplice, ma questa anomalia al microfono. Per cui tutti coloro che hanno detto c'era lo scricchiolio, c'era qui, c'era là, no, e non c'erano nemmeno ombre, non c'era nemmeno nulla, perché non è passato nulla e le ombre che si vedono quando io e Corrado siamo in quella stanza sono le nostre ombre sul muro, l'ombra mia, l'ombra della telecamera, e anche perché voi non lo sapete quanti faretti noi utilizziamo, perché entriamo in posti al buio dove non si vede una pippa, scusatemi l'espressione francese, quindi non abbiamo un unico faretto, ne abbiamo anche 3 o 4 posti in vari punti della stanza che proiettano ombre in vari punti della stanza. Quindi siamo noi i primi a dirvi se c'è veramente qualcosa di strano. Ragazzi, non aspettiamo altro. Abbiamo riscontrato, e ve lo faremo vedere prossimamente, delle anomalie davvero particolari, delle situazioni veramente strane. Anche noi abbiamo riscontrato qualcosa, ma noi non siamo tra quelli che vi dicono c'è il demone, per forza deve esserci il demone. Se voi nei rumori che sentite credete di percepire qualcosa di maligno, cioè noi più che dirvi che non c'è, in quel frangente non c'è. Lo ribadisco un'ulteriore volta:
Quante volte ci avete sentito dire oddio quel rumore è un demone, oddio c'è una presenza maligna? Mai, mai, ma manco ci viene in mente di pensarlo durante l'indagine. Scusate se sono così infervorata, ma questa situazione ci ha veramente non scosso, ci ha infastidito, anche perché, e questo è una cosa che non volevo dire, ma lo dico, un po' di tempo fa, un mese fa, sono stata oggetto di stalkeraggio da parte di qualcuno di voi, ok? Una persona che era stata, vabbè, non dico niente, stalkeraggio nel senso che non ha colpito nell'ambito del paranormale, e quindi dici vabbè, è andato a parlare male in un altro gruppo, in un'altra live. Sono cose che eventualmente sono abituali in questo ambiente. No, è andato a colpirmi nel privato. Quindi non fateci pentire di aver dato ad alcuni di voi anche il numero di telefono. Non ci pentiamo, perché sono persone che abbiamo conosciuto, siete persone stupende e meravigliose, ma è successo questo. Capite bene che noi, poveri cristi, che facciamo questo per passione, per curiosità, ci smeniamo soldi e tempo, ci dobbiamo sentire anche colpiti? Per favore no, per favore no. Quindi noi un'altra cosa, perché adesso mi vengono fuori tutte, un'altra cosa, trovate un altro team che vi risponde ad ogni commento. Trovatelo, perché io personalmente rispondo ad ogni commento, o con un cuoricino, o con una faccina, o con un commento o una frase a seconda di quello che voi scrivete. Lo faccio sempre, e se me ne scappa qualcuno è perché sono sui video più vecchi. Perdonatemi se non sono presente 24 ore su 24 su YouTube. Quindi da noi avete avuto la trasparenza, la schiettezza, l'ironia, l'autoironia, avete tutto questo. Certe situazioni ci infastidiscono, e scusate se siamo umani. Quindi accettiamo tutte le critiche, accettiamo tutti i commenti, se fatti con dovere, senza insinuazioni, e se non ritenete che questo canale sia entro i vostri canoni, perdonatemi, ce ne sono altri. Demoni, streghe, entità maligne ne trovate a iosa sugli altri canali, da altri team, gente che vi propina EVP così come se ci fosse il rave party dei fantasmi. Avete altro da andare a vedere. Se dopo questo video caleranno le iscrizioni, una scrematura, cosa devo farci? Cioè, cosa ci dobbiamo fare? Però davvero si arriva a un punto in cui si dice caspita, si fanno le cose fatte bene e poi c'è sempre qualcuno che deve rompere le palle. Perdonatemi, che va benissimo, avete tutto il sacrosanto diritto di rompere le palle, ma fatelo civilmente e senza offendervi, perché anche noi ci offendiamo. Il fatto che siamo da questa parte della telecamera non vuol dire che dovete avere così tanta confidenza, ok? Perché noi siamo bravi, belli e buoni, ma fino a un certo punto. Ripeto, non c'è qui Corrado perché avrebbe fatto di peggio. Quindi, ecco, se volete, noi vi aspettiamo domani sera per la nuova indagine, per le prossime indagini che saranno veramente particolari, davvero particolari. Se non volete più seguirci, è stato bello finché è durato. Un bacione.